Salve e benvenuti alla Soltec a San Benedetto del Tronto. Oggi vi presentiamo l'ultima nostra creazione, una gru Effer, una 525 6+6 montata su un bellissimo Volvo 4assi. Avviciniamoci direttamente alla gru. Come potete vedere direttamente dalle portate, ha una portata massima di 9 tonnellate e mezzo a 4,78 m, un'estensione totale di 31,42 m in orizzontale. Questa estensione è fatta con una prolunga manuale che in questo caso il cliente ha scelto di installare. L'occasione è nel caso in cui invece andiamo in altezza, la gru può arrivare fino a quasi 35 metri di altezza. L'allestimento è stato made in Soltec con delle sponde basculanti e ribaltabili in TR5 rinforzate. Vediamo subito e riconosciamo dal fatto che ci sono le nocciole e le sfere sul fatto che questo è un allestimento con ribaltabile trilaterale e con la caratteristica certamente della sponda posteriore ad apertura sia basculante che anche a bandiera. Il tutto è fatto esattamente per riuscire a lavorare in comodità e facilità. Adesso andiamo all'interno di queste gigantesche sponde da 80 cm circa per visualizzare il pianale. Nel pianale chiaramente ci sono gli accessori che abbiamo installato. All'interno degli accessori il pianale è stato realizzato anti-usura, abbiamo quindi messo un Hardox 400, si nota ancora dai rilievi chiaramente del ferro che sono stati stampati in fase di realizzazione, tutto facilmente richiudibile. Da notare la caratteristica di questo allestimento, chiaramente con i 4 piedi stabilizzatori ad estensione idraulica, che porta, come potete notare, in punta un fantastico cestello Soltec Spazio 3000 girevole. L'impianto PLE è stato realizzato secondo la direttiva 13849, parte 2. Chiaramente ricordando sempre l'EN 280 2015 13849 per quello che riguarda la performance level D, dove la gru stessa Effer fornisce il loro certificato e noi in Soltec forniamo gli altri elementi e tutta l'analisi dei rischi che ne compete per la certificazione finale. Possiamo notare l'accessoristica installata su questo cassone a partire dalle stesse pedane per la stabilizzazione, come anche le stesse calzetta portaattrezzi, dove all'interno troviamo come di consuetudine gli attacchi e le prolunghe per la pompa di emergenza, che sicuramente sarà dall'altro lato. Andiamo immediatamente a visualizzare in questo caso come funziona l'impianto PLE. La pompa di emergenza la vediamo direttamente installata sul controtelaio. È stato realizzato un foro al centro per riuscire a far passare tutti i tubi in modo molto agevole, in modo tale che la manutenzione sia molto semplice per le prossime operazioni. Andiamo dall'altro lato del veicolo. Eccoci qui, nell'altro lato troviamo sempre l'altra cassetta portaattrezzi che abbiamo installato, molto spaziosa, montata in verticalmente in modo tale da riuscire a utilizzare tutta la volumetria che il camion può offrire, con anche sempre i portacalzatoi, quindi anche detti cune o tacchi, che troviamo sempre nel posteriore, superiormente alla traversa posteriore chiaramente installata. Ed eccoci qui che ci avviciniamo sulla console principale di questa fantastica Effer, vedendo direttamente l'icona del Sense. Il Sense è un sistema molto intelligente che permette di dare le massime performance a questa gru. Nel caso specifico il Sense possiamo immaginarlo come diciamo un cerchio, dove ad ogni grado del cerchio questa gru deve effettuare una taratura, quindi i nostri tecnici della Soltec passano a volte da anche 2-3 giorni per riuscire a fare le tarature ad ogni angolo della gru, al fine di controllare la stabilità che i piedi stabilizzatori ci possono donare e quindi aumentare al massimo le performance.
perché ricordiamo sempre che i diagrammi di portata che vengono indicati sono sempre relativi al massimo sbraccio, quindi non in tutti i settori. In questo caso che cosa succede? Quindi con il sensor riusciamo ad ottimizzare al massimo la portata offrendola su più settori, quindi tagliando a più spicchi, in un certo senso, per parlare in termini molto semplici, e su tutta la circonferenza, diciamo, dell'utilizzo della gru stessa. La simpatica Human Interface che la Effer offre, in pratica con anche i pulsantini di sblocco e le altre operazioni molto semplici da fare, e i nostri radiatori idraulici. Andiamo a vedere il frontale del camion. Ed ecco, qui possiamo vedere il cassone ribaltabile che è stato sbloccato, e in questo caso chiaramente si fa il sollevamento e l'apertura dello stesso cassone nel caso in cui si vogliono ribaltare chiaramente gli inerti o certi detriti. Da notare che le macchine, come in questo caso, avendo un cassone che può trasportare inerti, possono sempre essere omologate come macchine operatrici per il futuro nel caso in cui ci sarà bisogno. Il cassone arriva ad un'inclinazione di circa 49-50 gradi e, come possiamo vedere, c'è il cavo in fondo posteriormente al cilindro telescopico che bloccherà, insomma, l'alzata, disattivando tramite una valvola di sicurezza lo stesso cassone. Possiamo notare chiaramente la bellezza di questa macchina, una 525 su un 4 assi. La funzionalità veramente particolare di questa gru, escluso il vericello, è anche il fatto che si può spostare senza dover necessariamente richiudere la gru, nel senso che la Effer ha una particolarità che, mettendo la gru sotto un certo carico, per esempio il 40% di carico totale con un angolo preciso nel settore posteriore, la gru fondamentalmente è tutta chiusa, possiamo effettuare la manovra di spostamento del veicolo. Quindi in questo caso che cosa possiamo fare? Sollevare i martinetti dei piedi stabilizzatori, richiuderli e passare per esempio al prossimo lavoro. Immaginate un lavoro per esempio come i pali della luce nelle strade. È impensabile dover richiudere ogni volta totalmente la gru, sganciare il cestello per poi effettuare la stessa operazione. Molti delle persone che conosco, insomma, non perdono tempo, addirittura alcuni bypassano e spostano la gru totalmente sollevata, scusate. Assolutamente vietato effettuare questa manovra. Ci sono delle funzioni prestabilite dalla normativa e anche diciamo iscritte nelle modalità di lavoro e operazione per questi veicoli, quindi utilizzare e seguire sempre le istruzioni del costruttore per qualsiasi operazione. Aver visualizzato questo fantastico allestimento. Dalla Soltec di San Benedetto è tutto. Arrivederci.